Ciao amici e ben ritrovati nel nostro viaggio alla scoperta degli inchiostri neri. Vi avevo già parlato di questo inchiostro, ma insomma ho voluto rifarlo perché sono passati un po' di anni e soprattutto perché voglio dedicargli un video tutto suo, perché se lo merita. Sto parlando dell'Herbin Perle Noire. Un inchiostro, ma serve davvero che vi racconti quanto sono validi gli inchiostri dell'Herbin? No, perché ormai li conoscete senz'altro. In particolare fra i neri questo gode anche di una meritata fama. Un inchiostro nero, deciso, perla perché è luminoso, magari forse c'è qualcuno che in questo specifico aspetto può anche superarlo, però è un inchiostro fatto veramente bene, un inchiostro che consente di avere anche un tratto molto contenuto e sottile. Ricordo uno fra tutti della Herbin, di questa linea, quella degli inchiostri base, che è il Lis de Thé, uno degli inchiostri migliori, credo, in assoluto, almeno questo è il mio parere. Se dovessi mettere in una valigia 4-5 inchiostri da portarmi chissà dove, probabilmente metterei dentro quello, anzi quasi sicuramente. Beh, allora, che cosa possiamo dire? Cominciamo con l'analisi del calamaio, che è un calamaio molto particolare, non è unico, ma è comunque particolare, con questo comodo appoggio per la penna stilografica, a patto che sia una penna che ci stia molto meglio, sempre restando in tema Kaweco, una penna che sia un pochettino più regolare nel suo fusto, perché altrimenti bisogna trovare il giusto bilanciamento fra il pennino, il cappuccio, però qui poi cade, quindi va bene, ok, è utile, ma soprattutto il calamaio in vetro, un calamaio che senza dubbio aiuta la conservazione dell'inchiostro. Tappo in plastica che, come vedete, non ha alcun riferimento all'azienda e al brand. Che cosa posso notare osservando questo calamaio anche così, orientandolo in questa maniera e precisamente sul collo dove c'è la filettatura? Che non c'è praticamente residuo. Questo è un inchiostro che ha almeno un paio d'anni. Non ha il minimo residuo, vuol dire che stiamo parlando di un pigmento da una parte, di una formulazione, cioè di una composizione di tutti gli additivi che vanno a completare il liquido, che poi è l'inchiostro, di primo ordine, assolutamente di primo ordine. Mettiamoci poi che anche una tinta particolarmente riuscita. Cosa posso osservare all'interno del calamaio? Riflessi porpora, neanche viola, neanche magenta, proprio porpora. Vedo quasi un rubino scuro, un granato scuro. Molto spesso gli inchiostri neri presentano queste sfumature che difficilmente troviamo poi nella osservazione, quindi nel riscontro a posteriori. Tutt'al più forse possiamo osservarle quando stiamo scrivendo e quindi quando c'è ancora la componente liquida molto presente, però una volta evaporato e quindi il pigmento essiccato e aggregato alle fibre della carta, difficilmente lo possiamo riscontrare se non con ingrandimenti fortissimi dove un po' per aberrazione cromatica, un po' perché comunque c'è questo tipo di shift sul bordo delle fibre. Vi dicevo chi più chi meno, ma vi ho già presentato, se non sbaglio, l'inchiostro Cross, il black della Cross, che presenta questo fenomeno. Dal punto di vista olfattivo non c'è alcun riscontro, quindi è un inchiostro inodore. Sappiamo che Herbin è una delle aziende che si è spinta più di altre forse negli inchiostri essentials, quelli con le essenze, gli inchiostri abbinati anche alle candele profumate per creare un'atmosfera nel momento in cui andiamo a comporre la nostra lettera o il nostro scritto, ed una bella suggestione quando il nostro destinatario andrà ad aprire e anche ad annusare la lettera. Quindi da questo punto di vista abbiamo detto niente, non resta che andarlo a mettere alla prova con la Kaweco DA2 pennino medio. Lo facciamo subito sul blocco Rhodia, che è la carta che utilizzo per i test. Sta per arrivare un temporale, sta cambiando molto la luce. Questo è l'inchiostro, sentilo e subito si riconosce, inchiostro Herbin Perle Noire. Perché subito si riconosce? Perché, come molti inchiostri di questa linea, mantiene il tratto addirittura
lo restringe quel tantino perché evidentemente il modo di addensarsi sulla punta del pennino è tale che riesca a mantenersi proprio dove va, dove deve andare a cadere, proprio sulla punta, senza spalmarsi un po' troppo intorno. Inoltre c'è anche il fatto che la carta Rhodia, che è questa carta qui, aiuta senza dubbio in questo aspetto. C'è una scorrevolezza, sì, ma ne parliamo fra poco perché prima lasciatemi parlare di che cosa? Che sto utilizzando una Kaweco, ma guardate che eleganza proprio, Kaweco Dia 2 con pennino M, è un pennino medio. È uno di quegli inchiostri con il quale le cose vengono bene. Le cose vengono bene perché la formulazione è a posto. Tante volte, soprattutto nei corsi, mi avete sentito esprimere questo concetto, partendo dalla scelta della penna stilografica, il pennino con la sua gradazione, con la sua finitura, arrivando poi all'inchiostro, mettendoci la carta. A che cosa dobbiamo puntare? Dobbiamo puntare poi a quello che è il segno, il gesto grafico, che però diventa tratto, perché è la finitura che mi fa capire che tratto lascia, e ognuno di noi ha le proprie preferenze. Il tratto diventa anche identificativo della personalità nostra, del modo di scrivere, chi più veloce, chi più lento, chi più ponderato, chi più attento a questo, a quell'altro, chi ha un'indole, un carattere più energico, chi invece più pacato e rilassato. Ma il tratto non è la meta, il tratto diventa grafia. Nel momento in cui andiamo a mettere tutti questi, scusate che mi sia scivolato, andiamo ad assommarlo di tutte queste connotazioni, il tratto diventa grafia. Se poi siamo così bravi, diventerà persino calligrafia, ma questo lo lasciamo fare a chi è capace. Bene, noi dobbiamo puntare a tutte queste cose attraverso i componenti che ho elencato che ci mettano nella migliore condizione di arrivare almeno alla grafia, cioè di far esprimere al meglio le nostre attitudini naturali. Questa è la meta, questo è il punto al quale dobbiamo mirare. Questo inchiostro, secondo me, come tanti altri, tanto io mi procuro una prova che mi servirà più avanti, questo inchiostro, scusate se mi interrompo ancora, vi faccio vedere quanto è bello appena messo giù, è proprio una perle noire, una perla nera brillante, assolutamente. Vi dicevo, questo inchiostro ha la capacità di conferire agio, almeno a me, ma a quanto pare, visto che è un inchiostro molto apprezzato e largamente apprezzato, a quanto pare a molti permette di andare nel senso della grafia naturale. Ho fatto questo segno così nero, ora andremo ad analizzare un po' l'inchiostro, ma anche per vedere se passa la carta. È uno di quegli inchiostri che comunque, avendo una formulazione abbastanza liquida, diciamo, e comunque non viscosa, tende allora non solamente a passare, perché raramente passa, però comunque quando andiamo con pennini e con tratti generosi a forzare i segni come ho fatto qui, la carta è quella che ne risente ancora prima, perché assorbe molto liquido, molta parte liquido, e quindi potrebbe persino imbarcarsi leggermente. In questo caso è una cosa lievissima che forse nemmeno la camera riesce a mettere in evidenza. Che cosa posso dire osservando questo inchiostro? Innanzitutto la parte funzionale che vi ho appena descritto secondo me è al top, veramente di quelli da provare. Fortunatamente questa linea non costa uno sproposito, è un calamaio comunque da 30 ml, costa appena di più di altri, però ci regala tanta soddisfazione. Dal punto di vista invece del riscontro visivo troviamo una pienezza nel segno, guardate questo nero com'è profondo, mi ricorda alcuni inchiostri giapponesi che utilizzo con i pennini ad intinzione, che hanno una capacità di fissarsi alla carta divenendo opachi, un po' come i pigmenti, mi vengono in mente per esempio degli inchiostri quando si fissano le carte cotone.
le carte in fibra di cotone hanno un modo di fissarsi su questo tipo di superficie matte un po' diverso da quello che accade normalmente su una carta per scrittura con la penna stilografica, spesso pensata anche per altre punte, non solo quelle dei nostri pennini. Poi noto una bella omogeneità del tratto, cioè la disposizione di questo inchiostro è molto omogenea. Il tratto non risente il tratto, cioè l'inchiostro non, vedete, anche quando lo lancio non diventa più chiaro, nel senso che è sempre disponibile, perché la formulazione di questo inchiostro lo rende disponibile sempre alla punta del pennino, anche quando mi muovo lentamente e poi faccio un segno veloce. Questo è stato un segno veramente veloce e quindi si è appena alleggerito qui, ma se è un po' meno veloce il mio tratto risulta altrettanto pieno e corposo, quindi vuol dire omogeneità nella scrittura, omogeneità poi nell'aspetto estetico della grafia che avrò prodotto con il mio scritto. Lo vediamo però su un'altra carta, perché su Rhodia siamo capaci tutti, direte voi. Questo è un foglio di Pigna Style, un blocco economico che utilizzo per le mie prove in quanto si contrappone nettamente alla carta così levigata, così lucida, così brillante. Vedete che ha una finitura luminosa, il coating superficiale è fatto apposta per creare un forte contrasto, e questa invece è meno luminosa e più porosa, meno rifinita, la sentiamo al tatto, e inoltre presenta una rigatura. Ho scelto una rigatura molto leggera perché è quella di un quadretto 05, come vedete un grigio molto tenue, ma nonostante questo guardate che bello stacco di nero vi sia anche su una carta come questa. Questo è il pennino extra fine della Waterman Laureate, per carità, una bella penna, anche questa è una penna. Faccio una parentesi, tanto quando posso dare un consiglio in questo senso lo do sempre: una penna che trovate usata a 10, 15, forse 20 euro, prendetela, perché è soprattutto il pennino extra fine, quello senza il foro di sfiato, per intenderci, magari sarà bruttina la penna, non è le più belle realizzazioni Waterman, ma il pennino vi assicuro che vale tutti i soldi che costa e anche un po' di più. Quindi con un inchiostro come questo, guardate, e non è un pennino flessibile, guardate che bella pienezza, che bella variazione anche del tratto che viene conferito dalla disponibilità che l'inchiostro, questo Herbin, possiede nei confronti di pennino e alimentatore. Questa è una delle spiegazioni per la quale ci troviamo a nostro agio, per la quale abbiamo una grafia che è un po' più bella con questo inchiostro che con quell'altro. Sempre qui sta la chiave. Andiamo ad osservarlo in confronto a questo che ho appena tracciato su Rhodia, ma andiamo a vedere qua e vedete che tutto sommato il contrasto non è poi così appiattito anche su una carta che non è brillante. Vuol dire che il pigmento è quello che noi vediamo sulla carta, tanto che sia una carta buona come una carta un po' meno buona, è il pigmento che si fissa correttamente sulle fibre della carta, cioè la carta riesce comunque ad acquisire in maniera corretta, ed ecco che non c'è tantissima differenza. Quindi voto positivo assolutamente. Dove andiamo a riscontrare un pochettino di differenza? Quando il tratto comincia ad essere un po' più corpulento, in questo caso è un doppio broad della Pelican. Allora in questo caso sì che la carta non lo ha aiutato, e se vado a metterlo a confronto del pennino medio che ho utilizzato su Rhodia, questo nero sembra un po' più profondo, un po' più deciso, più netto, ma dipende dalla carta e non certo dall'inchiostro. Da quest'altra parte avrà ok, queste poi sono le mie note, quelle che scrive: elegante, raffinato, disinvolto, scorrevole, profondo, determinato, tratto sottile, insomma, solo lodi. Si è capito che mi piace? Sì, si è capito. Da questa parte non c'è traccia di penetrazione, se non qua dove avete visto ho incrociato persino 3-4 volte il tratto, ma solo per metterlo alla prova. E come si comporta invece su una carta color crema, come può essere la Rhodia in versione crema per l'appunto, Cross Herbin Perle Noire? Eccolo qua. Allora, certamente il nero sul color crema, sull'avorio,
sta benissimo, mi piace un sacco, ha un forte richiamo vintage. In questo caso però mi piace un po' meno. Mi piace un po' meno perché si viene a perdere, addolcito da questo colore di fondo, si viene a perdere quella determinazione, quella profondità che è il nero che riesce a staccare sul bianco. A me piace un pochettino di più, però vi confesso che su altre carte avoriate che non siano Rhodia è sempre lo stesso bell'inchiostro che troviamo sulla carta bianca. Qui c'è uno sguardo d'insieme e come sempre accade comunque, cari amici, ve l'ho detto e sapete come la penso sugli inchiostri neri, difficile andare a fare delle valutazioni. Un test alla cieca mi metterebbe senza dubbio in difficoltà, salvo proprio quelli che conosciamo un po' più di altri, l'Aurora, magari il Pelican, e certo io metto dentro anche il Perle Noir, però vedete che la differenza è davvero minima, di nero si tratta. Allora andiamo a vederlo anche in una tavola diversa in comparazione con altri inchiostri neri, dove comunque il mio Perle Noir spicca, acciderba se spicca, bello, pieno, fitto, denso nel senso di densa la pennellata, costante, omogenea, molto bello. Su carta Rhodia, tra l'altro, riusciamo a mettere in evidenza anche altri aspetti, inchiostri come il Platinum, Carbon Ink, il Kivaguro, che sono anche molto osannati, a volte magari in confronto ad altri, per chi cerca una pienezza proprio del nero, insomma, c'è pigmento e pigmento, ecco, non significa che un pigmento di qualità come quello al carbone sia poi migliore di una formulazione come quella classica, per esempio di Herbin. La mettiamo ancora a confronto con altri inchiostri, cioè sono sempre gli stessi inchiostri, ma su un'altra carta, la Quaxima. Ancora una volta, se riuscite a vederlo, e io stringo un pochettino l'inquadratura, la finezza di questo inchiostro. A differenza di altri, come potete vedere, c'è una pienezza, una disponibilità nel variare il tratto, e stiamo parlando di un pennino unico per tutti, che altri non hanno. Quando vado a invece metterlo su un pennino più largo, allora qui le cose cambiano leggermente, perché un pennino di tipo corsivo o stab ha bisogno di essere annaffiato su tutta la sua superficie di contatto, e quindi ci sono degli inchiostri che forse rendono un pochettino meglio, come il Pelican Black ad esempio. Ecco il motivo perché sono tutti neri, però poi alla fin fine ci sono delle differenze che sono quelle che ci spingono, in base alle nostre esigenze, ad usarne uno o piuttosto un altro. Anche qua molti neri, e mi accorgo che ancora una volta che per esempio il Sailor, il Gentle Ink è molto più opaco e un po' più leggerino, così come il Kivaguro che abbiamo visto prima, rispetto per esempio al nero di Lipsia della Röhren Klinger, all'Aurora Black, caspita, e poi arriviamo anche al nostro Perle Noir, come vedete fitto nel senso di questo mi ricorda più il carbone. Se dovessi pensare a dei pigmenti a carbone, penso più a quello che a questo. Lo trovo un po' leggerino, quello i Sailor, Kivaguro, eccetera. Quindi bello anche qua, bello anche su una carta che non ha nome, quella di prima era una Quaxima, questa non ha nome, e bello anche qua. Lo possiamo comunque vedere subito. Per che cosa? Io ovviamente io sono io, mi viene da dire, quindi conosco bene come scrivo, come la mia grafia, però credo che anche voi possiate vedere come ci sia una armoniosità in questo rispetto, per esempio, alle scritte di altri inchiostri. Quindi vuol dire che nel mio caso questo inchiostro potrà non essere il più bello in assoluto, ma è quello che mi mette più a mio agio per esprimere magari un gesto calligrafico che sento più mio. A proposito di carte, eh sì, una carta un po' più economica e di minor qualità, come vedete, fa passare gli inchiostri e non quell'inchiostro, gli inchiostri. Perché ricordatevelo che tante cose che sentite, leggete nei test, l'inchiostro, il flusso, spiuma e cose, non è dovuto all'inchiostro, quasi mai, ma alla carta, al pennino, a tantissime altre cose. Sono delle cose poi che troverete eventualmente nel libro, chi vorrà leggerlo. Allora, anche qui una carta come questa
carta di qualità migliore, non ne troviamo traccia sulla Quaxima, per carità, manco l'ombra, e lo stesso su altre carte che abbiamo già analizzato. In conclusione, cari amici, mi sento di consigliarvelo. Se non l'avete già provato, vi piace il nero, un bel nero profondo, anche lucido, non voglio dire brillante, però vale la pena provarlo, perché è veramente un ottimo inchiostro. E a tutti voi, grazie e alla prossima.